Credi davvero di conoscere il Brasile? Sarà forse il paese del samba, del calcio o qualcosa di molto più grande? Benvenuti nelle meraviglie del Brasile, un paese gigante per sua stessa natura, non solo in un verso poetico, ma in una promessa, scritta nel suo stesso rilievo, nelle acque che danzano, nelle foreste che sussurrano e nei cieli che sembrano infinito. Se esistesse un luogo in cui la creazione divina ha deciso di superarsi, quel luogo sarebbe qui. Allora, preparati, perché oggi, nel nostro documentario, assisterai alle più grandi meraviglie di questo paese che giace eternamente in un grembo splendente al suono del mare e alla luce del cielo profondo. Ora respira profondamente, perché oggi sul nostro pianeta attraverseremo la famosa patria amata da nord a sud. E questo non sarà un viaggio qualunque, sarà un ritrovo con ciò che pulsa, con ciò che vive, con ciò che il mondo intero chiama Brasile, ma in realtà è un gigante che pochi conoscono. Come in un quadro dipinto da mani divine, riveleremo le forme, i suoni e i colori che rendono il Brasile un monumento della stessa creazione. Con oltre 8 milioni e 500 mila chilometri quadrati, il Brasile è un paese continentale. È il quinto più grande del pianeta per estensione territoriale e il sesto per popolazione, con oltre 215 milioni di brasiliani che vivono tra foreste, catene montuose, sertoes e spiagge dalle acque calde. Il Brasile è casa di 6 biomi, inclusa la più grande foresta tropicale del mondo, l'Amazzonia, il più grande bacino idrografico del pianeta, anche la seconda maggiore riserva di acqua dolce della Terra, e il più vasto Pantanal del nostro pianeta. Qui la natura non è ospite, è sovrana. Tra montagne, pianure, isole e savane. Il Brasile ospita oltre 116.000 specie di animali e piante catalogate, una delle più grandi biodiversità della Terra, un vero e proprio santuario della creazione. Se nel documentario precedente abbiamo esplorato le meraviglie del Sudafrica, oggi andremo ancora più a fondo. Volgiamo lo sguardo verso il più grande paese del Sud America, conosciuto come patria amata, la casa e il cuore dei brasiliani, e pulsa con fiumi, foreste, montagne e storie che pochi osano raccontare. Dalla costa nordestina alle cascate dell'Iguazú, dalle dune che danzano col vento nel Maranhão, ai fiumi che portano il tempo nel cuore del Pantanal, volerai sopra sorgenti segrete nel Tocantins, ti immergerai nelle acque cristalline di Bonito e camminerai tra deserti vivi che fioriscono sotto piogge rare. Ma prima respira e controlla se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Questo ti garantisce di continuare a ricevere i nostri documentari, mentre viaggi con noi verso destinazioni che nessuno ti ha mai mostrato. Ora regola lo sguardo, apri i sensi, perché la nostra prima tappa sarà dove le acque creano specchi e gli animali regnano in pace.
Visiteremo luoghi dove il silenzio è sacro e il paesaggio parla all'anima. In ogni tappa, un pezzo di Brasile che pochi conoscono, ma che tutti dovrebbero sentire. Una terra di contrasti, dove il calore del nord incontra i venti gelidi del sud. Una costa con oltre 7.000 chilometri, dove la diversità è la regola. Ora sì, respira profondamente, perché stiamo per superare i limiti del conosciuto e la prima meraviglia ci aspetta in silenzio. Pantanal, il santuario delle acque vive. Immagina una pianura che respira, che riempie i polmoni d'acqua e che spira vita ad ogni ciclo. Siamo nel cuore del Pantanal, la più grande pianura allagabile del pianeta. Questo è il Pantanal, un universo vivente che copre oltre 150.000 chilometri quadrati, esteso tra gli stati del Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e che tocca anche Bolivia e Paraguay con le sue acque itineranti. Durante la piena, oltre l'80% della regione viene sommersa. Nessun altro luogo al mondo è come il Pantanal. I campi si trasformano in uno specchio celestiale, una metamorfosi naturale che avviene ogni anno e nasce uno spettacolo di vita che esiste solo qui, come un patto segreto tra la terra e il cielo. Ad ogni stagione un nuovo dipinto. Si formano specchi d'acqua, stormi di uccelli attraversano il cielo e il tramonto trasforma l'orizzonte in oro liquido. E qui la natura obbedisce ancora al tempo di Dio, silenziosa, maestosa, intatta, come se fosse stata scolpita solo per gli occhi più attenti. È in questo silenzio che si nasconde la più grande stella del Pantanal, il giaguaro, il più grande felino delle Americhe e simbolo sacro di questo territorio, silenzioso, agile e letale. Nel Pantanal il giaguaro non si nasconde, appare con il mantello dorato, macchie nere e uno sguardo che sembra portare i segreti della foresta. Non attacca, osserva, decide, domina. Il Pantanal ospita la più grande popolazione di giaguari del pianeta e qui gli avvistamenti sono quasi magici. Vederne uno in silenzio, attraversare una lingua di sabbia al tramonto, è come assistere al creatore che firma la propria opera. Ma non è sola. Il Pantanal ospita uno degli ecosistemi più densi del pianeta, tuyuyus, caimani, capibara, razze d'acqua dolce, puma, tapiro, lupi dalla criniera e lontre giganti. Sopra le acque il cielo si riempie di ali. Il tuyuyu, il simbolo per eccellenza del Pantanal, appare con le piume bianche, la testa nera e il sacco rosso a forma di collana, con oltre 1,5 metri di apertura alare. Il tuyuyu vola basso, sopra i campi allagati, si posa su rami secchi e lì sembra vigilare tutta la vita che vibra sotto di lui. Le ara, blu, rosse, verdi, dipingono il cielo come pennellate viventi. Il loro volo è rumoroso, ma la bellezza è silenziosa, come se il colore parlasse più del suono. Nei fiumi e nelle lagune
I capibara si riuniscono in gruppo, i caimani riposano con gli occhi semichiusi, le lontre giocano sulle rive e le garzette fluttuano come note bianche sulla partitura delle acque. Tutto sembra orchestrato, ogni movimento un battito, ogni suono una melodia della natura in perfetta armonia. Tra le sponde dei fiumi e i rami contorti, la vita accade ogni secondo. È il suono della foresta. È una sinfonia che si comprende solo con l'anima. I cavalli attraversano campi allagati. I mandriani del Pantanal cavalcano cavalli che fendono l'acqua fino al ventre. Portano con sé tradizioni secolari e vivono in comunione con la terra. Qui l'uomo ascolta ancora la natura. Sulle rive del fiume Paraguay, la città di Corumbá custodisce il cuore urbano del Pantanal. È da lì che partono le spedizioni che attraversano l'infinito e dove le storie si accumulano come strati di argilla. Quando il sole tramonta, il cielo si dissolve in arancio, rosa e oro. È come se Dio dipingesse a mano la chiusura del giorno. Il paesaggio non si spegne, si trasforma in contemplazione pura. Ed è in quel momento che si comprende perché chiamano il Pantanal il santuario delle acque vive. Il Pantanal possiede oltre 4.000 specie di piante e circa 650 specie di uccelli registrati. È uno dei luoghi con la maggiore densità biologica del pianeta. Un reliquiario vivente, sacro, brasiliano. Vedere, sentire, ascoltare e respirare questo luogo è riconnettersi con la creazione. Qui tutto ha uno scopo e nulla è per caso. Né il volo della garzetta, né il silenzio del giaguaro. Se il Brasile è una poesia scolpita dalla natura, il Pantanal è la sua strofa più liquida, un verso che si muove e ci insegna la bellezza del lasciar fluire. Ma se pensavi che l'acqua scorresse solo nei fiumi, aspetta di vedere cosa fa il vento con essa nel mezzo del deserto. La prossima destinazione sfiderà la tua logica e incanterà il tuo sguardo. Lençóis Maranhenses, dove il vento disegna l'acqua. Stai per mettere piede in uno dei luoghi più surreali della terra, un deserto che fiorisce con la pioggia, dove il vento scolpisce dune che si piegano al suo soffio e lagune cristalline che trasformano il deserto in un arcipelago di specchi celesti. Benvenuti al Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, nello stato del Maranhão, tra i comuni di Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, uno dei paesaggi più surreali del pianeta. I Lençóis Maranhenses coprono più di 1500 chilometri quadrati, un mare di sabbia bianca che si estende fin dove l'occhio può vedere, interrotto solo da lagune cristalline che nascono direttamente dal cielo. Le dune possono raggiungere fino a 40 metri di altezza
e si muovono costantemente al soffio del vento nordestino. Sono creste viventi che disegnano nuove mappe ad ogni alba. Durante l'estate lo scenario è arido, quasi lunare, ma tra gennaio e giugno la pioggia trasforma la sabbia in acquerello e forma migliaia di lagune di acqua dolce che riflettono il cielo come se fossero portali. La più famosa è la Lagoa Azul, seguita dalla Lagoa Bonita, ma ce ne sono centinaia di altre, senza nome, senza registrazione, solo silenzio e bellezza allo stato puro. E allora ti immergi e capisci che quell'acqua non è solo liquida, è viva, temperatura tiepida del fondo sabbioso e una sensazione di galleggiare dentro a un miracolo. Camminando in questo deserto umido, il suono dei passi sulla sabbia crea una propria colonna sonora. Non ci sono alberi, non c'è ombra, solo cielo, luce e vento. Il corpo si affatica, ma l'anima si illumina. È come camminare sopra veli di sabbia che nascondono storie millenarie, scolpite dal vento e dall'eternità. La sensazione è di essere su un altro pianeta, dove il tempo scorre in silenzio e dove la natura riscrive le sue stesse leggi. Tra giugno e agosto le lagune raggiungono il loro massimo splendore. Migliaia di turisti si spargono nel parco, ma anche così è facile trovare il proprio angolo di sacra solitudine. Lì tra una duna e l'altra, molti dicono di sentire la presenza di qualcosa di più grande, una calma che abbraccia, un silenzio che cura, come se il paesaggio fosse una preghiera fatta di sabbia e acqua viva. Il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses è considerato una delle 7 meraviglie naturali del Brasile, protetto dalla legge dal 1981 e studiato da scienziati di tutto il mondo che ancora si chiedono come una cosa simile sia possibile. Quando il sole cala sulle dune, le ombre assumono contorni dorati, il vento soffia con più delicatezza e tutto si trasforma in un tempio scolpito da luce e sabbia. I Lençóis Maranhenses non sono solo una destinazione, sono uno stato d'animo, un luogo dove il paesaggio respira e l'anima trova rifugio nella più bella solitudine che esista. Pochi luoghi al mondo provocano questa sensazione di essere dentro qualcosa di sacro. Qui il vento disegna l'acqua e la creazione accarezza la pelle come un sussurro. E se sei arrivato fin qui, commenta la parola segreta di questo documentario: brezza. Solo questo, brezza. Così sapremo che anche tu hai sentito questa pace che non si può spiegare. E se pensi di aver già visto abbastanza, aspetta la prossima destinazione, lì, nel cuore del Brasile. Cristalli dormono sotto fiumi invisibili e le pietre portano luce. Cerrado Brasiliano, cristalli della terra, nel cuore del Brasile.
Nel centro del Brasile sboccia un bioma che pulsa in modo diverso, che sembra secco ma custodisce fiumi al suo interno. Il Cerrado, conosciuto come la culla delle acque. È da qui che nascono i fiumi, che alimentano 3 dei più grandi bacini idrografici del Sud America, raggiungendo fiumi come il San Francisco, il Tocantins, l'Araguaia e perfino l'Amazzonia. Secondo l'IBGE, il Cerrado occupa circa il 25% del territorio brasiliano, copre più di 2 milioni di chilometri quadrati e si estende su Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e il Distretto Federale. È il secondo bioma più grande del Brasile e uno dei più antichi del pianeta, con oltre 11.000 specie di piante, molte delle quali esistono solo qui. È un giardino segreto, esposto al sole, con campi aperti, formazioni rocciose, cascate cristalline e foreste secche che esplodono di vita durante la stagione delle piogge. E quando lo si guarda da vicino, il Cerrado rivela i suoi gioielli nascosti. Nella città di Bonito, nel Mato Grosso do Sul, l'acqua sgorga dagli occhi della terra e forma fiumi di una trasparenza incredibile, fiumi limpidi come vetro e formazioni calcaree che sembrano scolpite a mano dal creatore stesso. Immergersi nel Rio da Prata è come nuotare dentro un cristallo liquido, tra banchi di pesci colorati e piante che danzano con la corrente. La sensazione è di essere dentro un acquario, nascosto nel cuore del continente. Salendo verso nord, nel Goiás, incontriamo la Chapada dos Veadeiros. Il paesaggio cambia, lì i cristalli di quarzo affiorano in superficie, riflettendo la luce, un santuario mistico ed energetico che custodisce luoghi come Valle della Luna, cascate del Rio Preto, cascata Santa Barbara e sentieri che sembrano guidare l'anima attraverso portali di un altro mondo. Questo luogo è considerato da molti un punto di energia. C'è chi dice che lì pulsa il chakra del pianeta, ma anche per chi non ci crede, basta contemplare la Valle della Luna per sentire che lì il tempo è un altro. Ma non è solo misticismo. La Chapada dos Veadeiros è patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO dal 2001, un titolo che riconosce la sua rara biodiversità, le sue formazioni geologiche con oltre 1,8 miliardi di anni e la sua importanza vitale per l'equilibrio del Cerrado brasiliano. La Chapada dos Guimarães, nel Mato Grosso, è un altro spettacolo. Lì il belvedere del centro geodetico segna il punto centrale del Sud America, un equilibrio geografico che riecheggia nell'anima. Il paesaggio si eleva, pareti di roccia, canyon vertiginosi e cascate che scendono come veli in caduta lenta modellano lo scenario e ci ricordano che il Creatore ha impreziosito questa terra. Il Cerrado ospita circa 1600 specie di animali. È la casa di specie emblematiche come il lupo dalla criniera, il formichiere gigante, il nandu, il puma e la seriema, tutti adattati a questo suolo duro,
e a questa vita resiliente che non si arrende mai. È una delle più grandi biodiversità del pianeta e tuttavia una delle più minacciate, un tesoro silenzioso che resiste con coraggio nel cuore di un paese che sogna e brilla. Il Cerrado è il Brasile profondo, che resiste anche quando non viene visto, un bioma che porta fiumi dentro di sé, cristalli nel suolo e saggezza ancestrale nell'aria secca. Se qualcosa dentro di te si è risvegliato con la forza sacra e selvaggia del Cerrado, controlla se il canale Il nostro pianeta è già tra i tuoi preferiti. Tu che ci guardi dalla TV, avrai il privilegio di scoprire, prima di tutti, i luoghi che il mondo ancora tiene nascosti, perché chi viaggia con noi non guarda più con gli stessi occhi. Ora prepara gli occhi, perché lasceremo il cuore della terra e andremo verso un'isola custodita dal Creatore stesso, un paradiso circondato d'azzurro da ogni lato, dove persino il tempo sembra fermarsi. Fernando de Noronha, il paradiso che Dio ha tenuto per sé. Immagina un arcipelago circondato da un mare che cambia colore, dal turchese al blu profondo, dove i delfini danzano ogni giorno e il tempo semplicemente rallenta. Sei arrivato a Fernando de Noronha, un pezzo di Eden caduto in Brasile e accuratamente protetto, un gioiello dell'Atlantico del Sud con solo 26 chilometri quadrati. Noronha è patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO dal 1992, riconosciuta per la sua biodiversità marina e per essere uno degli ecosistemi meglio conservati del pianeta. Qui la bellezza non è solo in ciò che si vede, ma in ciò che si sente. È come se ogni onda, ogni roccia fosse stata posata a mano da un creatore generoso. La Baía do Sancho è stata eletta più volte come la spiaggia più bella del mondo, da classifiche internazionali come il TripAdvisor Traveler's Choice. Si accede tramite scale scavate nella falesia, come se fosse necessario meritarsi la vista del paradiso. Dall'alto la vista è mozzafiato. Un semicerchio di sabbia dorata, con acque limpide e scogli nascosti sotto la superficie. Un invito all'immersione e alla contemplazione. A pochi minuti da lì si trova la Baía dos Porcos, piccola, segreta, circondata da rocce nere e sorvegliata da due giganti di pietra, il Morro dos Irmãos, una delle cartoline più iconiche del Brasile. Noronha ospita più di 200 specie di pesci, oltre a tartarughe marine, delfini rotatori e squali nutrice che nuotano tranquillamente accanto ai subacquei. È come immergersi in un documentario, ma dal vivo. La visibilità subacquea può superare i 50 metri. È uno dei migliori punti di immersione del pianeta, un acquario naturale, senza vetri, senza barriere, solo natura, nella sua forma più libera. Il progetto Tamar opera sull'isola dagli anni '80. Proteggendo le tartarughe marine che depongono le uova sulle spiagge. Il progetto Delfino Rotatore monitora anche i cetacei della regione,
che si esibiscono in acrobazie come se sapessero di far parte dello spettacolo. La conservazione qui è una priorità. Il numero di visitatori al giorno è limitato, ci sono tasse ambientali e regole rigorose per garantire che questo angolo di paradiso rimanga intatto, anche sotto gli occhi del mondo. Ma Noronha non è solo mare. I suoi sentieri portano a belvederi nascosti come quello del Forte di Nostra Signora dei Rimedi o l'indimenticabile Belvedere dei Delfini, dove il sole sorge come se baciasse l'oceano. E alla fine del giorno la Pedra do Pico si tinge d'oro, il vento soffia con profumo di sale e libertà e il tramonto fa tacere anche le parole più belle. Noronha è più di una destinazione, è una preghiera geografica, un luogo dove la creazione di Dio si manifesta senza filtri e dove l'anima si inchina in gratitudine. È per questo che molti dicono che questo arcipelago non appartiene al tempo, appartiene all'eternità, custodito sotto 7 chiavi dal Creatore stesso. Ma la prossima tappa ti porterà su montagne che nascondono veli d'acqua, grotte che brillano come cristalli e valli dove il tempo cammina piano. Preparati, andiamo alla Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, dove il tempo scorre tra montagne e misteri. Nel cuore della Bahia, le montagne si ergono come guardiane del tempo. Il paesaggio è ruvido, ma incredibilmente poetico, e ogni pietra sembra avere una storia da raccontare. Sei appena arrivato alla Chapada Diamantina, uno dei più grandi tesori naturali del Brasile, con oltre 38.000 chilometri quadrati. Questo parco nazionale è più grande di molti paesi europei. Qui il rilievo è drammatico. Canyon profondi, altipiani elevati, grotte inondate di luce, cascate colossali e fiumi sotterranei scolpiti da milioni di anni. La cascata della Fumaça, con quasi 400 metri di salto, è la seconda più alta del Brasile, ma ciò che colpisce di più è che l'acqua si dissolve nell'aria, prima ancora di toccare il suolo. Il vento trasforma il salto in nebbia, creando una danza di particelle sospese, uno spettacolo che sembra magico, ma è assolutamente reale e profondamente commovente. Nella Valle del Pati, considerata uno dei sentieri più belli del mondo, la natura mostra la sua grandezza in silenzio, colline verdi, fiumi cristallini e villaggi isolati custodiscono una pace che non si può spiegare. È un luogo dove il tempo cammina piano, dove i passi risuonano su pietre millenarie e la mente rallenta, come se ogni curva della valle fosse una pausa sacra. La grotta della Pratigna,
È un'immersione in acque azzurre fluorescenti, talmente limpide che sembrano brillare dall'interno. Un santuario liquido dove anche il silenzio sembra splendere. La biodiversità della Chapada è ricchissima. Bromelii, orchidee, ipes viola e uccelli come il colibrì dorato volano tra le pareti di roccia come messaggeri dell'invisibile. E in mezzo a questo scenario mozzafiato si trova il Morro do Pai Inácio, un belvedere leggendario dove il tramonto trasforma il cielo in oro liquido e il vento sembra soffiare saggezza. La leggenda racconta che uno schiavo saltò da lì per fuggire alla cattura e che il vento lo portò fino alla valle, salvandogli la vita. Una storia di fuga, ma anche di fede e libertà. Nella Chapada Diamantina i giorni sono lunghi e le notti piene di stelle. Ogni camminata è un invito all'introspezione, un ritorno all'essenziale. Questo è un luogo che non si dimentica, perché non si rivela tutto in una volta. Bisogna tornare e tornare ancora, come chi visita un vecchio amico o rivisita la propria anima. La Chapada è anche spiritualità. Molti vengono fin qui in cerca di guarigione, di risposte o di un silenzio che parli più forte del rumore del mondo. E lo trovano. Gruppi si riuniscono per meditare nelle valli, per contemplare in silenzio l'alba o semplicemente per sentire l'energia che pulsa sotto i piedi, una connessione che non ha bisogno di parole. Lì il tempo non corre, riposa e il visitatore impara a rallentare, a respirare più a fondo, a ringraziare per il semplice fatto di essere lì. Se ci stai guardando dalla TV, prendi il tuo cellulare e raccontaci nei commenti da dove ci stai guardando. Quale luogo del documentario ti ha incantato di più finora? Vogliamo sapere cosa ha fatto battere più forte il tuo cuore. E ora respira, perché andremo dal cuore della roccia al cuore delle sabbie dorate. La prossima destinazione è il Brasile magico, che fluttua sull'impossibile. Tocantins profondo, il Brasile incantato che galleggia nel centro del mondo. Nel cuore del Brasile, un luogo dove il Cerrado si piega alla magia delle acque, dove dune emergono nel mezzo del nulla e fiumi sgorgano da dove non sembra esserci sorgente. Questo è il Tocantins profondo. Il Jalapão è il suo simbolo più grande, una regione di contrasti intensi, dove la terra rossa bacia l'azzurro delle lagune e il calore del sole. Sembra modellare il paesaggio con le proprie mani. Con oltre 34.000 chilometri quadrati, il Parco Statale del Jalapão è un'oasi di sabbia, acqua e silenzio. Uno degli ultimi rifugi selvaggi del Brasile e un paradiso ancora poco toccato dal turismo di massa. La duna del Jalapão è una collina di sabbia arancione che si erge sulla vegetazione. Al tramonto si accende come brace viva, uno dei paesaggi più fotogenici del paese.
E proprio sotto ci sono i ferveduros, sorgenti di acqua cristallina che sgorgano dal sottosuolo con tale pressione da impedire al corpo umano di affondare. Fluttuare qui è sfidare la gravità. Il ferveduro Bella Vista è uno dei più impressionanti. Acqua turchese, vegetazione tutt'intorno e il silenzio che sembra benedire chi vi si immerge. La cascata della Formiga scende in tonalità smeraldo su rocce bianche. È piccola, ma ipnotica. Sembra disegnata da mani divine. Le Serragérés racchiudono pareti rocciose, canyon, grotte e valli nascoste. È il più grande insieme di montagne del Tocantins. È un vero rifugio per chi cerca l'inesplorato. In mezzo a questo scenario si trova la Lagoa do Japonês, una piscina naturale dalle acque verde smeraldo, con una grotta sommersa al suo interno. Una bellezza così perfetta che sembra creata al computer. Questo territorio sacro è la dimora di popoli tradizionali, quilombolas, comunità di estrattori e guardiani della terra che vivono in equilibrio con l'ambiente, con saggezza e rispetto ancestrale. Nel Jalapão il tempo è diverso, è più lento, c'è più denso, il silenzio pesa, la luce brucia e il vento parla come se fosse parte del paesaggio. Per chi arriva è come se il mondo smettesse di girare per un attimo, come se tutto si riducesse a tre cose: terra, acqua e spirito. E allora capisci che ci sono luoghi nel mondo creati non solo per essere visti, ma per essere sentiti, con l'anima. Il Tocantins profondo è uno di questi. E anche se non ha lo stesso riconoscimento dei media, questo pezzo di Brasile racchiude una forza bruta e silenziosa, che trasforma chi lo visita, che purifica e lascia un segno eterno. Se Dio ha disegnato mappe con le emozioni, qui ha messo l'incanto. Ogni ferveduro, ogni montagna, ogni curva di fiume custodisce una porzione di ciò che è sacro. E così il Tocantins continua, galleggiando nel centro del paese, come un segreto sussurrato solo a chi osa arrivare, perché non tutti i paradisi sono fatti per essere trovati con facilità. Forse è per questo che resta così puro, così intero, così autentico, un luogo dove il Brasile ancora sussurra invece di gridare. E se sei arrivato fin qui, controlla se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Questo aiuta a mantenere vive le spedizioni, le storie e i paesaggi che puoi trovare solo qui. Nella nostra prossima destinazione, la sabbia è bianca, il mare è calmo e i venti hanno soffiato con poesia, solo per formare il nord-est. Nord-est litorale, il dono delle acque calde che toccano l'anima. Sole, tutto l'anno, acque tiepide che accarezzano la pelle e paesaggi che sembrano sorridere. Siamo sulla costa del nord-est, dove il calore viene dalla natura
e dal cuore della sua gente. Dal Maranhão alla Bahia, 9 stati cuciono insieme la costa del nord-est. Sono più di 3.000 chilometri di spiagge, falesie colorate, piscine naturali e barriere coralline che disegnano il fondale come mosaici divini. A Maragogi, a Lagoas, le acque si ritirano con la bassa marea, rivelando banchi di sabbia, e le famose galés, uno spettacolo naturale che attira visitatori da tutto il mondo. A Porto de Galinhas, Pernambuco, le jangadas scivolano su acque basse e trasparenti, pesci colorati nuotano tra i piedi. È come camminare dentro un acquario vivente. Le falesie di Canoa Quebrada, in Ceará, crollano sulla sabbia come sculture millenarie, colori di argilla, vento e sale, uno scenario che sembra dipinto a mano. In Bahia, la costa sud custodisce gioielli come Trancoso, Caraíva e Arraial da Ajuda, piccoli villaggi con un'anima ancestrale, dove il tempo rallenta e la bellezza riposa nella semplicità. Jericoacoara, in Ceará, è stata eletta una delle spiagge più belle del mondo, dune che cambiano posizione, una roccia forata scolpita dal tempo e un tramonto che si conclude con un applauso. A Pipa, nel Rio Grande do Norte, i delfini appaiono nelle insenature e il mare assume tonalità verdi e dorate, a seconda dell'angolo della luce, come se sole e mare fossero in perfetta armonia. E anche nelle spiagge più isolate, come Praia do Paiva, Praia de Calhetas o Praia do Espelho, c'è qualcosa in comune, il silenzio tra le onde, che sembra dire: sei esattamente dove dovresti essere. Questa costa brasiliana è un dono continuo, non solo per gli occhi, ma per l'anima. È un invito al riposo, alla gratitudine e alla connessione con ciò che è essenziale. E tra palme, maree e sorrisi c'è il popolo del nord-est, accogliente, forte, resiliente, che trasforma ogni spiaggia in una casa temporanea per chi arriva. La cucina, l'artigianato, i ritmi come il frevo di Recife, il forró di Caruaru e Campina Grande, il maracatu di Nazaré da Mata e l'Axé di Salvador sono espressioni viventi di questa terra benedetta, un luogo dove tutto danza, anche il tempo. E forse per questo ogni tramonto qui sembra più bello, perché non è solo il cielo a cambiare colore, è il cuore di chi guarda che cambia ritmo e impara a riposare. Se questa parte del Brasile fosse una preghiera, sarebbe fatta di sale, sole e speranza, un tratto sacro di costa dove il tocco dell'acqua calda ci ricorda che siamo vivi. E se sei arrivato fin qui, commenta la parola segreta di questo documentario: brezza. Solo questo, brezza, senza spiegazioni. Chissà, capirà. Nella prossima destinazione, la vita pulsa al ritmo della foresta
un luogo dove due fiumi si incontrano, ma non si mescolano, dove tutto sembra silenzio, ma tutto è vivo. Amazzonia, il respiro della terra tra due fiumi e 1000 canzoni. Immagina una foresta così immensa, da occupare quasi metà del territorio nazionale, una casa vivente che respira, che canta e che custodisce in silenzio segreti che nessun satellite è in grado di decifrare. Con oltre 5 milioni e mezzo di chilometri quadrati, l'Amazzonia è il più grande bioma tropicale del pianeta, presente in 9 paesi e con oltre la metà concentrata in Brasile. Una cattedrale naturale dove la creazione è stata generosa. Fiumi immensi attraversano la foresta come arterie viventi. Il Rio delle Amazzoni, il Rio Negro, il Solimões, il Madeira, il Tapajós e decine di affluenti che insieme formano il più grande sistema fluviale del mondo. Uno dei fenomeni più enigmatici avviene dove due fiumi si incontrano. Il Negro e il Solimões corrono fianco a fianco per chilometri, senza mescolarsi, un contrasto ipnotico tra l'acqua scura e il fango chiaro. Vista dall'alto, la foresta sembra infinita, un tappeto verde senza cuciture che pulsa di vita. E qui vivono delfini rosa, bradipi, razze d'acqua dolce, tucani, ocelotti e intere tribù. Sulle rive degli Igarapé, le comunità fluviali vivono su palafitte, le barche sono scuole, ambulanze e mercati, e il tempo si misura con le piene, con la luna e con il canto degli uccelli. I suoni dell'Amazzonia sono unici, non si ascoltano, si sentono, il gracidare delle rane, il soffio del vento tra le chiome, l'acqua che taglia il silenzio. Tutto sembra orchestrato, come una sinfonia del creatore. La foresta è anche un laboratorio vivente. Più di 40.000 specie di piante e 1 su 10 animali del mondo vive qui, ma il più prezioso è invisibile, l'ossigeno. L'Amazzonia respira per tutti noi. Ma soffre anche per la deforestazione, per gli incendi e per l'ignoranza. Preservare questa immensità è preservare il futuro, è prendersi cura di ciò che si prende cura di noi, anche se non ci siamo mai stati. È impossibile lasciare l'Amazzonia nello stesso modo in cui si è entrati, perché tocca qualcosa di profondo, qualcosa di ancestrale, come se la foresta risvegliasse dentro di noi una parte dimenticata. E ora usciamo dalla foresta, ma restiamo circondati dall'acqua, solo che stavolta non scorre, cade, con forza, con suono e con anima. Nella prossima destinazione, il cielo sembra crollare sulla terra, ma è solo un altro modo che il Brasile ha trovato per mostrarci che la sua natura non conosce limiti. Cascate dell'Iguazú, quando il cielo cade sulla terra. Ci sono momenti in cui la natura parla più forte,
E tutto intorno tace, al confine tra Brasile e Argentina. Il cielo letteralmente crolla e ciò che scivola dal bordo del mondo è acqua, vita e reverenza. Le cascate dell'Iguazú sono un insieme di oltre 270 cascate sparpagliate lungo quasi 3 chilometri all'interno del Parco Nazionale dell'Iguazú, patrimonio naturale dell'umanità dell'UNESCO dal 1986. Il parco occupa oltre 185.000 ettari, ospitando una delle ultime grandi porzioni conservate di foresta atlantica, e dentro questa foresta c'è una forza che non dorme mai. La più imponente tra le cascate è chiamata Gola del Diavolo, una fenditura a forma di U alta più di 80 metri, dove il fiume Iguazú ruggisce come un tuono continuo dalle profondità. Lì una nebbia costante sale verso il cielo e arcobaleni appaiono anche senza pioggia. Il suono è potente quanto il silenzio, perché di fronte a tanta grandezza le parole evaporano. Intorno alle cascate passerelle si estendono sull'abisso e ogni passo sembra un attraversamento tra mondi, tra il sacro e il selvaggio, tra l'invisibile e l'immenso. Nei cieli, rapaci, rondini e i famosi ghiandaie azzurre dipingono coreografie invisibili, e nelle acque, capibara, lontre e caimani condividono il palcoscenico con divinità liquide. Le cascate dell'Iguazú sono state elette come una delle 7 meraviglie naturali del mondo, in una votazione globale organizzata dalla New Seven Wonders nel 2011. Non per caso. Ogni cascata è un verso, ogni goccia una preghiera. Sul lato brasiliano la vista è più panoramica. Dall'alto del Belvedere si ammira l'intero balletto, la sinfonia delle cascate, la nebbia che danza col vento e il tempo sospeso. C'è chi dice che visitare l'Iguazú è come essere battezzati dal pianeta stesso, e forse è proprio così, un'esperienza in cui la creazione tocca la pelle e lo spirito si inchina. Durante l'estate il volume d'acqua può superare 6 milioni di litri al secondo, un collasso di energia che si ripete ogni giorno, senza mancare, senza cedere, la costanza di qualcosa creato per durare. I sentieri del parco, come il sentiero delle cascate, rivelano angoli segreti, piccole cascate, pozze nascoste e punti dove la foresta si apre, come a dire: guarda, ma con rispetto. Lì ogni visitatore è solo una particella, di fronte a una forza più grande. Il rumore costante purifica e il vento con odore d'acqua sembra sussurrare che siamo nel posto giusto. Le cascate dell'Iguazú sono come un battesimo. Entri in un modo e ne esci trasformato, bagnato nell'anima, lavato dentro, come se il creatore dicesse: ricomincia. Tu che ci stai guardando in TV, se questo viaggio sta toccando il tuo cuore, è il momento di lasciare il tuo like a questo documentario. Aiuta a mantenere viva questa esplorazione del nostro pianeta. Ma non è ancora finita. Il viaggio ci porterà in uno dei luoghi più iconici del Brasile, dove il mare incontra la foresta e il sacro si fonde con il cemento. Preparati per la città meravigliosa.
Rio de Janeiro e la Costa Verde, l'abbraccio finale tra il sacro e il mare. Esistono luoghi che non hanno bisogno di didascalie, perché nascono già poesia. Rio de Janeiro è uno di questi miracoli visibili, dove la creazione sembra aver firmato con amore ogni curva, ogni monte, ogni baia. Un abbraccio tra la foresta, la montagna e il mare. La città di Rio è plasmata dai contrasti. Natura e cemento, silenzio e folla, fede e movimento. Un palcoscenico dove il creatore ha deciso di lasciare la sua firma più visibile. Dall'alto del Corcovado, il Cristo Redentore apre le braccia su milioni di vite, un simbolo di pace, di fede, di accoglienza, una delle 7 meraviglie del mondo moderno, elevata non da mani umane, ma dalla fede. Sotto di lui la città si estende tra montagne e mare. La baia di Guanabara scintilla come uno specchio vivo, montagne verdi, colline, barche, isole e il Pan di Zucchero, uno degli scenari più fotografati del pianeta. Dal Pan di Zucchero alla Lagoa Rodrigo de Freitas, da Copacabana, Ipanema, al verde eterno della foresta di Tijuca, il più grande bioma urbano del pianeta. Ma Rio non finisce lì. Scivola lungo la costa e incontra un paradiso continuo chiamato Costa Verde, una sequenza di baie, montagne e foreste atlantiche che toccano il mare. Ad Angra dos Reis, più di 300 isole emergono tra le acque verdi. La più famosa, Ilha Grande, è un santuario ecologico, con sentieri, spiagge incontaminate e insenature che sembrano uscite da una preghiera. La Costa Verde custodisce uno dei tratti meglio conservati della foresta atlantica e a ogni curva della strada Rio Santos appare una nuova cartolina, uno scenario che cambia senza mai perdere l'anima. A Parati, la storia sussurra tra pietre coloniali e acque tranquille, una città riconosciuta come patrimonio mondiale dall'UNESCO, dove cultura, natura e spiritualità camminano mano nella mano. La Costa Verde è il luogo dove la foresta tocca il mare, dove la creazione riposa e l'anima si scalda, un abbraccio tra il verde e l'azzurro, tra il sacro e l'eterno. Questo è il Brasile, che ci ricorda che anche la bellezza è una missione, che la natura è poesia viva e che ogni paesaggio è un invito alla gratitudine per tutto ciò che abbiamo ricevuto e che spesso nemmeno notiamo. Ci stai guardando in TV e sei arrivato fin qui? Allora prendi il cellulare e raccontaci quale destinazione ha toccato di più il tuo cuore. La tua partecipazione fa tutta la differenza. Approfitta e controlla se sei già iscritto qui a Nostro Pianeta e condividi con chi ha bisogno di vedere quanto il Brasile è gigante per natura propria e quanto il Creatore è stato generoso con questa terra benedetta. Ma il viaggio non deve finire adesso. Il nostro ultimo documentario ti ha portato oltre le savane del Sudafrica. Anche lì
Il creatore ha scolpito paesaggi con la punta delle dita. Se non l'hai ancora visto, questo è il momento. Continua questo viaggio tra i tesori più nascosti del pianeta, perché finché ci saranno meraviglie nel mondo, noi saremo lì per mostrarle. Scopri lo straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.